No, 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 no! Tranquilli, l'Over-Air Aqua potete tranquillamente gettarlo in mare e farlo partire direttamente senza alcun problema. Ciao ragazzi, agosto sono al mare e qual è il miglior momento di provare l'Over-Air Aqua, un drone particolarissimo, un drone che sì, non è molto economico ma ha delle doti impressionanti, soprattutto in particolare è un drone che potete portarvi con voi per i vostri sport acquatici e non credo che attualmente al mondo esista qualcosa del genere. È il primo drone anfibio sotto i 250 grammi classe C0 che è completamente a tenuta stagna. Può decollare dal mare o da qualsiasi fonte d'acqua come vedete qui, ma può addirittura anche ammarare, ovvero quindi scendere in acqua fino allo spegnimento. È davvero particolare, guardate la colorazione che permette di vederlo subito in acqua, ma lo chassis è davvero qualcosa di particolare. La protezione delle eliche, quindi tutta questa struttura intorno che vedete, è una specie di spugna, una spugna che tra l'altro nel bundle diciamo più completo esce anche una di ricambio, perché volendo si potrebbe rompere. Questo gli permette di non affondare, di galleggiare in acqua. In realtà anche la versione standard ha un kit di ricambio per questo materiale composito. La mia è la Flymore Combo, che ha un totale di 3 batterie più un hub di ricarica per caricarle velocemente. Il tutto è corredato anche da una grande ingegnerizzazione di questo prodotto, non ha praticamente parti dove può entrare l'acqua, è tutto a tenuta stagna, il tutto è pensato per essere il sistema anticorrosivo per il sale. Questo che vedete, come vedete, è il sensore principale stabilizzato su un asse più l'horizon steady ed è davvero un capolavoro dell'ingegneria. Anche i motori sono brushless, hanno comunque un particolare trattamento. Il tutto è pensato ovviamente per gli sport acquatici. Tra l'altro lui è dotato di un radar a onde millimetriche che è fondamentale per non impazzire in acqua, e questo gli permette di avere un totale controllo e di non impazzire a causa anche di tutti i riflessi che il mare produce grazie alla riflessione del sole. Come vedete ha un display Super AMOLED da 1,8 pollici che va gestito ovviamente per ovvie ragioni solo tramite i pulsanti che vedete qui. Modalità kayak, modalità SUP, staziona. Tra tutte le modalità per il mare ha anche delle modalità all terrain, quindi possiamo utilizzarlo anche sulla terraferma e tra l'altro senza utilizzare l'applicazione posso con un solo clic andare a scegliere la direzione di rotazione, lo scatto in orbita, la direzione, in che modo mi può seguire, se indietro, sinistra, destra, dalla direzione del decollo, cioè insomma veramente un drone smart senza pensieri per chi vuole immergerlo in acqua e farsi seguire. Ma come detto può essere utilizzato anche sulla terraferma grazie alle varie modalità orbit spirale che abbiamo visto anche sugli altri Over-Air. Applicazione tra l'altro che permette di visualizzare i file e poterli scaricare direttamente sul cellulare, aggiornare il dispositivo e anche effettuare una protezione Over-Air Care che va effettuata entro tot giorni. Per farlo partire è davvero semplice e tra l'altro prima di farlo partire bisogna assicurarsi che il nostro lighthouse è fondamentale per utilizzare al meglio il drone in mezzo al mare. Il nostro radiocomando che permette di gestire il drone ma anche di farlo ritornare, perché ovviamente stando in mare non staziona nella posizione da cui è partito ma tenderà ad avvicinarsi al nostro RTK, al nostro radiocomando
e questo è fondamentale, quindi abbiamo bisogno di tutti e due collegati e di tutti e due carichi, soprattutto perché poi lanciarlo in acqua è davvero semplice. Permette comunque di aiutare il drone a identificarci fino a 1 chilometro, ma permette di decollare, di controllarlo in manuale o comunque di riportarlo vicino a noi. E il sistema RTK è la cosa più efficace che Overair ha implementato per utilizzare in mezzo al mare, diciamo, un prodotto comunque così particolare del genere. Ovviamente con il Lighthouse c'è il controllo manuale. Vedete? Posso ruotare, posso gestirlo come mi pare o posso farlo dal cellulare. Addirittura, anche se al contrario, lui con la modalità Turtle può girarsi. Guardate, si gira e riesce a decollare. Riesce addirittura ad ammarare e rimane a galla grazie anche al suo tipo di chassis. Controllare prima di partire se il sensore è pulito, ha un'apertura focale di 1.8 e per le riprese abbiamo la possibilità di registrare in H-Log a 10 bit, in 4K orizzontale, 2.7K verticale croppato e grazie alla modalità H-Log è possibile gestire ovviamente meglio il video in post produzione, altrimenti potreste eventualmente disattivarla. Una batteria permette di utilizzarlo all'effettivo tra i 15 e i 20 minuti. Come vedete anche sul vano batteria c'è una guarnizione per evitare che entri acqua. Overair Aqua mi è piaciuto tantissimo, è unico nel suo genere, ben costruito, ben ingegnerizzato per resistere, diciamo, all'acqua del mare che è davvero deleteria per i prodotti elettronici, ma ovviamente vi ricordo che dopo ogni sessione consiglio, ed è consigliato anche dall'applicazione, sciacquare assolutamente il drone con acqua dolce. Ha una resistenza al vento di livello 7 e può essere utile per chi vuole essere seguito con il foil, il surf, kayak e tanti altri sport acquatici dove nessun altro drone al mondo riesce se non pilotato da qualcuno. Inoltre il Lighthouse, anch'esso waterproof, è davvero una mossa intelligente ed è necessario, utilissimo e permette di avere un tracciamento perfetto e di non perderci praticamente mai. Ovviamente indicato anche per chi fa sport con la vela, non ho avuto modo per ora di provarlo ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 55 km/h, quindi per chi fa sport acquatici è davvero una manna dal cielo. Se dovessi trovargli dei difetti, ovviamente il costo che è elevato e quindi oltre 1000 euro non sono accessibili a chiunque, e la qualità delle riprese video che è buona ma non ottima. Se a parità di prezzo ad esempio lo confrontiamo con i competitor DJI, Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, non ci siamo, ma ovviamente qui stiamo parlando di un drone che è unico nel suo genere. Per utilizzare qualcosa del genere in acqua abbiamo bisogno di qualcuno che lo piloti al posto nostro e ci segua, mentre questo ovviamente è un prodotto che possiamo utilizzare totalmente da soli. Beh, spero quanto prima di portarvi un altro video di approfondimento su questo prodotto. Se avete dubbi o domande scrivetemi un commento qui sotto, io nella descrizione vi lascio il link alle varie versioni e vi aspetto qui nei commenti. Iscrivetevi al canale per seguire tutti i video a tema tech.